Buongiorno a tutti, in questo dorato finale di ottobre. Buongiorno, Primaverile. sì, buongiorno Massimone qui da... Buongiorno. Aspetta che È restringo. un autunno primaverile per ora. Sì, 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 pieno di precipitazioni che hanno fatto dei bei danni, insomma, in Nord Italia, va bene, e non solo Nord Italia. Oh, allora, dunque, però noi vorremmo parlare oggi delle elezioni negli Stati Uniti, va bene? Le elezioni negli Stati Uniti si terranno tra 6 giorni, no? L'election day. Sì, che vuol dire giornata elettorale. Allora, si voterà per il Senato, per il rinnovo parziale del Senato, poi la Camera dei rappresentanti, tutta mi pare, poi non so se anche i governatori, non mi ricordo, se anche i governatori, alcuni stati, non mi ricordo questa cosa qui, non tutti, sicuramente non tutti, e ovviamente per il Presidente della Repubblica, no? Il Presidente della Repubblica negli USA fa anche il capo di governo, no? Praticamente è elezione diretta, no? Oh. Allora, quindi ci sono in lizza Donald Trump, Kamala Harris, ma poi ci sono anche altri contendenti, no? Uno si chiama Kylie West, mi pare, Kylie West, che è, mi pare, il marito di una delle Kardashian. Le conosci, Kardashian? Sorelle. Le sorelle, sì, sono famose, tipo influencer, non ho capito bene cosa facciano. Vabbè. Che lei, vice di Trump questo? No, non è il Questo. vice di Trump. Il vice di Trump si chiama Vance. Ah, E poi c'è anche un'altra candidata, non mi ricordo il nome, del Partito dei Verdi. Ma insomma, alla fine, ovviamente, la lotta è tra Trump. alla fine la lotta è tra Trump e Harris, no? Allora, tu mi dicevi che Trump è in leggero vantaggio, no? Sì. Secondo sondaggi, va bene? Secondo sondaggi. Oh. Allora, però la Harris ovviamente è una donna, no? La prima donna. Poi dicono anche sia nera, ma c'è chi dice di no, che non sia nera poi, no? No, d'origine sì. No, dell'India, non è proprio, Vabbè. cioè non è proprio bianca bianca, ma non che c'ha parenti afroamericani, cioè, che chi glielo contesta, dice no, tu sei nera, no. Vabbè, comunque, diciamo che dunque Trump ha già subito 3 attentati, va bene? 3 attentati, cioè tentativi di assassinio, no? Praticamente in questo ha già superato sia Lincoln che Kennedy, perché Lincoln e Kennedy subirono un attentato a testa, va bene, andato purtroppo a segno, no? Poi Trump ne ha subiti addirittura 3, no? E sono stati, bene o male, uno è fallito, gli altri 2 sono stati sventati, va bene? Quindi diciamo questo fatto ce lo potrebbe rendere anche più simpatico dell'altra, no? Dell'altra candidata, la quale insomma quando va in televisione dice sta collezionando una serie di figuracce, insomma, notevoli, notevole serie di figuracce. Molto spesso l'ha fatto anche nel confronto con Trump, no? Le fanno una domanda e lei non sa rispondere, allora va a parlare d'altro, no? Cioè praticamente è come una studente, no? Una studentessa che va all'esame, no? Il professore gli fa una domanda, gli dice senti, me lo spieghi il teorema di
di Pitagora, no? No, aspetta, no, il teorema di Euclide, no? Il primo teorema di Euclide. Dice sì, va bene, glielo spiego. E lei invece di spiegare il teorema di Euclide va a spiegargli il teorema di Pitagora. Ecco, una cosa è cioè la porta fuori strada, no? Capito? E infatti dice che nella sua storia, diciamo, politica, ormai lunga direi, no? Ci sono varie cose controverse, no? Abbassa un po' il volume, se no. Allora, per esempio, sembra che abbia fatto carriera grazie al fatto di essere diventata l'amante del sindaco di San Francisco, no? Capito? Il sindaco di San Francisco, insomma, diciamo, le ha aperto le porte, no? Dell'agone politico. Lei magari ha aperto qualcos'altro e lui ha aperto le porte, giusto? Cosa avrà aperto lei? Non lo puoi dire, non lo sai, va bene, non lo sai, si può immaginare. Poi un'altra cosa interessante della Harris è che quando era procuratore, insomma, si adoperava per, incredibilmente, attenzione perché, sentite, questa è grossa, no, perché lei sostiene di essere stata una che sta molto attenta ai diritti civili e alle minoranze, no? In particolare i neri, no? E invece sembra che, alla faccia di quello che dice, sembra che durante il suo mandato di procuratore lei facesse invece di tutto per tenerli in galera più possibile, no? I neri in gattabuia, appunto, no? Addirittura oltre la pena, no? Diciamo, non firmava le scarcerazioni. Cioè, siamo veramente al colmo, va bene? E allora vabbè, ti ripeto, da una parte c'è uno che gliene fanno di tutti i colori, no? L'hanno demonizzato, tu sei uno zozzone, le porno dive, poi che c'è? Evasore fiscale, di tutte, va bene? Di tutte, e poi cercano di farlo secco in ben 3 occasioni, e non è finita, perché ancora mancano 6 giorni, appunto. E cerca di farlo secco, di arrestarlo, non ci riesco, insomma. Dall'altra c'è questa finta anima candida, no? Che poi è bellino, perché lei, ho visto un'intervista, no? In cui il giornalista le domanda, dice scusi, ma lei dice di essere il cambiamento, ma ora ci siete voi lei è il vicepresidente, dice nello stesso tempo può essere il cambiamento, e però vuole continuare così su questa strada, no? Dice, ma scusa, ma questa è una contraddizione, ti stai contraddicendo, ecco. Ti stai contraddicendo, e infatti poi si è contraddetta anche sulla faccenda delle frontiera, lo sai, no? L'immigrazione clandestina lì è un problema peggio che il nostro, va bene? Peggio che da noi. E se è contraddetto, avrebbe detto, ci avrebbe pensato lei a mettere in sicurezza la frontiera, e invece non ha fatto nulla. Dall'altra parte poi c'è Trump che è scatenato su Israele, no? Israele, Trump, c'è anche il genero che è un sionista, va bene? E la figlia si è convertita all'ebraismo. Insomma, diciamo, in quello Trump non eccelle, va bene? Non eccelle. Però dalla sua Trump c'ha il fatto che durante i suoi 4 anni non ha iniziato, non ha provocato nemmeno una guerra. E non è poco, visto che lì è meglio, lui è addirittura meglio di Lincoln e Kennedy, perché Lincoln, è bene o male, Lincoln dovette scatenare la guerra di secessione, no? E Kennedy fece questa, non so se ti ricordi,
il fallimento della Baia dei Porci a Cuba, no? Sì. Cioè cercarono di rovesciare tramite la CIA stessa dette delle informazioni errate a Kennedy, Kennedy si fidò, no? Provarono questa incursione ma andò a finire in un disastro, cioè furono praticamente eliminati, fatti prigionieri, insomma fallì miseramente la cosa. Insomma, praticamente ci verrebbe di quasi, come dire, di spostare le nostre simpatie verso Trump, no? No? Vabbè. Diciamo, se non altro per far cessare la guerra in Ucraina, dai, va bene? Far cessare la guerra in Ucraina. Oh, e questa è, diciamo, no, non è un diciamo il succo della faccenda, va bene? Ora però alla fine, al di là delle nostre simpatie, antipatie, preferenze, ma alla fine chi vincerà tra questi due? Secondo te chi vincerà? Chi vincerà? Dai, fai il tuo pronostico, E poi su Trump. Sei ottimista, quindi Dai. pensi Trump. Io invece non dico ho vista nulla. tanto bene la Harris, capito? No, allora se i sondaggi ci azzeccano, Trump vince, però c'è come dire l'incognita Brogli, no? L'incognita Brogli che nel 2020 furono clamorosi, no? Non si sa se avrebbe vinto comunque Biden anche senza Brogli, però il fatto chi nega l'esistenza di questi brogli si può tranquillamente chiamarlo un negazionista, perché Massimo Mazzucco con un semplice strumento tra l'altro trovato in internet, lui dimostrò che avevano votato anche soggetti nati nel 1900 che ormai deceduti deceduti da capito? Sì, addirittura scoprì con uno strumento elettronico. Ora io vorrei andare a rivedere sto video perché è fantastico, no? Fantastico. Quindi avevano votato persone nate nel 1900, ormai decedute da un bel po', no? Quindi votazioni invalidate. Non solo, ma poi c'è la faccenda dei cosiddetti pacchi postali, no? Che arrivarono, mi ricordo, a fine nottata Trump era in vantaggio in diversi stati, mi pare Wisconsin, Michigan, Georgia, Pennsylvania, eccetera. Alla fine arrivarono questi pacchi postali, no? Erano praticamente tutti i voti per il Biden, tutti i voti per il Biden, no? Tutti i voti per, ma cioè fa conto, su 100 pacchi postali 100 erano voti Biden, capito? Ti ricordi che non andavano a votare di persona perché avevano paura del Covid, no? Te lo ricordi del Covid, giusto? Oh. Allora, cioè, fu fregato così il trampone, capito? Il trampone fu fregato così. E noi, ma pensa, poi hanno copiato da noi, perché sta storia dei pacchi, noi ci abbiamo fatto un video, no? Referendum Repubblica Monarchia, no? Qua la monarchia era in vantaggio, cominciava ad arrivare i pacchi, no? E tu sai il pacco nei pacchi postali con le schede, come dire, di dubbia provenienza, vabbè? Tu lo sai il pacco a Napoli che l'è? Che l'è il pacco, è la fregatura. No, praticamente le elezioni americane si decideranno all'italiana, diciamo così, no? E infatti io ti voglio dire alla fine di tutta questa dissertazione che abbiamo già un vincitore, c'è il broglio, il broglio elettorale, la frode elettorale ci sarà sicuramente anche stavolta, no? Perché hanno scoperto, mi pare in Georgia o in Michigan, un dei due, hanno scoperto che ci sono delle macchinette nel voto, c'è il voto anticipato lì, no? Si chiama il voto anticipato, tu puoi votare in anticipo, e queste macchinette, no, funzionavano così, che perforatrici mi pare si chiamano, no? Le macchinette perforatrici, cioè tu perfori la scheda Trump e invece esce fuori t'ha votato Harris. Fantastico, no? Cioè proprio un broglio
un broglio, come dire, bello da volpone, capito? Un broglio da autentico volpone. Va bene, allora io direi che nulla, cioè che si può dire? Buon voto a tutti, va Sì. bene? Buon voto a tutti e noi ci rivediamo al prossimo video. Abbiamo fatto una lunga, diciamo, pausa perché io avevo cose familiari di mezzo da, insomma, diciamo, faccende più importanti, diciamo fondamentali, insomma. Allora, grazie per la visione, grazie Massimone per la partecipazione, iscrivetevi al canale, diffondete, condividete nel modo che sapete, cioè sempre più irriverente, sempre più impertinente e sempre più Naif. ciao ciao, a presto.